Ciao, ben ritrovati. Il narcisista capta questo di te. Il narcisista ti ha spinto all'esasperazione provocando conflitti, litigi pretestuosi, tutti funzionali a far sì di arrivare alla chiusura della vostra relazione. Questo è quello che capita quasi sempre se hai avuto una relazione tossica con un manipolatore affettivo o una manipolatrice, nella fattispecie narcisista. Il narcisista o la donna narcisista arriverà al momento dello scarto inevitabilmente, a meno che anche tu non abbia una personalità manipolativa o sei in grado di manipolare il narcisista o la donna narcisista, o a meno che non si tratti di un narcisista codipendente oppure un narcisista che ama una certa facciata, vedi il matrimonio, o magari anche se ha determinati valori legati sempre, ad esempio, al matrimonio in particolar modo. Il narcisista se ne va e chiude tranquillamente la porta quando sa che ne avrai del tempo prima di liberarti dal pensiero di lui, dal chiodo fisso del pensiero di lui. Se tu ti sei aperta con il narcisista, ti sei rivelata nella tua interiorità, il narcisista ha sicuramente imparato nel tempo a leggere nei tuoi pensieri, nelle tue reazioni. Questa sensazione ce l'hai o ce l'hai avuta in modo palpabile, che lui ti legga dentro, magari anche prevenendo le tue azioni o reazioni o persino pensieri. Dicevo, il narcisista se ne va e chiude tranquillamente la porta quando sa che ci vorrà molto tempo prima che ti libererai dal pensiero di lui. Se poi tu hai attuato comportamenti schematici e accettato ruoli schematici all'interno della relazione, il narcisista saprà benissimo, in base alle diverse reazioni, ad ogni uscita di schema e di ruolo, cosa pensi. Anche perché, nonostante tu non te ne accorga o non te ne sia accorta o magari non te ne sei accorta completamente, sarà stato il manipolatore narcisista a spingerti dentro a quegli schemi comportamentali e a quei determinati ruoli. E un po' alla volta il narcisista avrà alzato il tiro, alzato l'asticella in cui inserirti in quei vari schemi e ruoli e saprà che in qualche misura ne sei stata o ne sei quasi lusingata, perché se ti ha voluto confinare, perché di questo poi si tratta in precisi recinti comportamentali, di fatto, così come ogni ruolo e ogni schema di rapporto seguono specifici stili comportamentali, insomma, in qualche modo hai concesso tu questo confinamento, in certi casi proprio perché magari ti sentivi persino allettata di questo, lusingata. Se lui chiude in modo brusco e non del tutto prevedibile, saprà che lo penserai a lungo, proprio perché non eri pronta alla chiusura o sufficientemente pronta. Però attenzione, perché nessun narcisista è Dio. I suoi buoni dubbi li può e di fatto li ha anche un narcisista. Se tu agisci, per esempio, secondo i tuoi veri schemi personali e non quelli su cui ti sei modulata o modulato, puoi assolutamente rompere le certezze del narcisista, anche se ormai ti sa leggere nell'intimo. E qui l'unica cosa da fare quando il narcisista ti legge o pensa di leggerti nel pensiero, e di fatto lo fa, è fare l'esatto contrario di quello che in quel dato momento ti senti spinta a fare e prima ancora a pensare, cioè non a quello che pensi che lui reputi e colga di te, ma proprio di fare il contrario di quello che tu ti senti spinta a fare. E quindi capovolgere il tuo schema di pensiero, fosse anche quello di pensare a qualsiasi altra cosa a quella che hai in capo. Una cosa che il narcisista legge certamente in te è una cosa fondamentale per lui, che è quella se tu lo avverti superiore a te oppure se lo avverti come inferiore. Questa percezione e lettura che il narcisista fa nella tua mente modulerà anche le sue reazioni. E un'altra cosa che vorrà leggere il narcisista in te e che legge fin da subito è il grado del tuo coinvolgimento emotivo e affettivo. Una volta che sente che sei al grado massimo del coinvolgimento emotivo affettivo, il narcisista perde motivazione e interesse per te. A meno che
non restino in piedi dei motivi di natura più prosaica, ovvero materiale, da parte del narcisista. Un'altra cosa che il narcisista sa che tu pensi di lui è che lui è un narcisista. Lo capisce questo sia perché sa che ti sei documentata sul tema del narcisismo, sia perché magari di fatto non lo vedi più con gli stessi occhi con cui lo vedevi nei primi tempi. Insomma, il fatto che lui ti sta manipolando, se non proprio che tu pensi al concetto in quanto tale di narcisista, ma proprio il fatto che tu stai vedendo e sapendo leggere anche tu in lui. Ecco, questo lo coglierà assolutamente ed è anzi una cosa ancora più fondamentale per lui, poter leggere questo in te. E questo ha quasi sempre le sue conseguenze nella relazione, perché a quel punto il narcisista, sentendosi nudo, non saprà più bene come comportarsi e come portare avanti quegli schemi in cui appunto continuare a inserirti, nonché i suoi stessi ruoli in cui lui si sente potente e onnipotente con te. Grazie sempre di esserci, della tua meravigliosa presenza, della vostra speciale presenza. Ci sentiamo presto, vi abbraccio tutti forte. Ciao, ciao, ciao.